Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi portiamo nel van tour. Non è un van, è una macchina, una bella Dacia Duster, la conoscete. L'avevamo già fatta vedere un po' la prima camperizzazione. Abbiamo fatto un po' di evolutive, migliorie. Modifiche. Sì, perché insomma ci siamo accorti che alcune cose andavano fatte. Ma prima di cominciare ricordatevi di mettere like E iscrivetevi al canale. A tra poco. Eccoci qua, vedete già il setup, c'è qualche cosina di nuovo. Sì, perché dietro di lei cosa c'è? Una bella verandina. Poi vi facciamo vedere bene, ma abbiamo cominciato a costruire questa cosa che si attacca. Beh, ci sono anche delle mollettine per tenerla tesa, insomma c'è un sistema di corde e occhielli per... Perché la sera magari fa un po' freddo, c'è umidità e noi così ci riscaldiamo. Adesso facciamo la colazione. Sono le 8:30 di mattina, quindi è l'ora della colazione. Esatto, qua vabbè, forse l'avete già visto nel scorso video, lì sotto c'è la tanica con il classico rubinettino, lei ha già preso l'acqua e quindi... andiamo a scaldarla nel nostro fornelletto elettrico. Quindi partiamo da qua, vabbè, qui è semplice, l'abbiamo semplicemente aperto la tenda, c'è lei. Questo è il nostro fornelletto, abbiamo già attaccato la corrente, adesso lo mettiamo a scaldare. Un piccolo fornellettino elettrico, ecco così scalda prima. Beh, qua dentro intanto che l'acqua bolle vi facciamo vedere, quindi c'è questa struttura semplicemente fatta di teli, una ventina di euro l'uno su Amazon, sono molto comodi. E poi c'è un filo che unisce tutto. Il nostro tavolino lo conoscete, cosa abbiamo aggiunto? Abbiamo aggiunto delle cosine, vedete questa infrastruttura made in AliExpress, molto carina in realtà perché ha semplicemente due morse, si attacca e vi dà l'opportunità di attaccare delle cosine e soprattutto avere questa lucina che è una novità. Sì, poi di notte si vede bene, Esatto, non ve lo facciamo vedere. Poi stasera qua in realtà si monta in modo super veloce, super comodo. Anche qua c'è qualcosa di nuovo, ad esempio questo tavolino, anche questo viene da AliExpress. Innanzitutto, beh, qua sotto aprendo vi faccio vedere, c'è semplicemente una serie di ripiani dove noi ci attacchiamo, ci mettiamo le cose, ad esempio la corrente, insomma per stare un attimino più comodi. Poi c'è appunto questo affare qua che è bello solido, il ripiano. E poi vabbè, dietro abbiamo messo una novità, l'antizanzare che frigge un po'. Esatto, che è abbastanza comodo. Comunque, ecco, questo setup è diventato molto interessante perché alla fine dentro al nostro gazebo qua abbiamo tutto, esatto, e abbiamo più spazio, più comodità per appoggiare le cose. Siamo usciti dal nostro gazebino. Sì, perché abbiamo bisogno di prendere il caffè. Esatto. E il mio cappuccino. Perché qua sotto in pratica le avevamo fatti vedere nell'altro video, abbiamo mantenuto i nostri ripiani. Diciamo, esatto. cibo, biscotti. Esattamente, pasta. qua c'è un po' di cose da mangiare, poi ci portiamo altre cosine a seconda, però insomma queste qui sono le cose base, diciamo, esatto, che servono sempre. sempre. Molto rapidamente le cose per la cucina vanno qui. Qui abbiamo quelle del bagno, questo è il nostro frigorifero e lì sotto beh, ci sono cavi, cavetti, cose elettriche. Molto comodi questi ripiani perché li utilizziamo, questo qua è appunto il beauty dove ci sono tutti i cavetti elettrici e le batterie. Considerate che da chiuso questo bagagliaio è completamente, diciamo, invisibile perché manteniamo tutta la struttura qua col pianale, i sedili li ritiriamo su e qua sopra è esattamente 80x60 la misura del tavolino del Decathlon che avete visto prima. Quindi per tutti i giorni è molto comodo perché questi 80x60 rimangono praticamente sempre liberi adesso, perché tra l'altro dopo stasera vi faremo vedere le cose per dormire rimangono su in tenda, rimangono belle piattine, schiacciate, sì. Quindi abbiamo ora guadagnato un sacco di spazio dietro. Qua abbiamo il nostro lavandino, beh, sapete che sono quei lavandini molto carini che poi si schiacciano, basta schiacciarli, si piegano, diventano piatti, diventano anche dei taglieri e qua sotto ci sono un po' di cosine, ad esempio il tubo del gas, perché esattamente qua dietro abbiamo la bombola del gas e la tanica dell'acqua. Adesso ci abbiamo buttato sopra due cosine, però perché? Perché qua sotto, questo qua è il grill per fare il barbecue, quindi questa zona qui rimane sempre un po' strutturata in questo modo e qua alla fine rimane libero. Quando è chiuso ci mettiamo i borsoni per partire, però in generale appunto questo spazio durante la settimana quando non dobbiamo partire rimane sempre libero, molto comodo.
Nell'altro video vi avevamo fatto vedere questo vano in più, vabbè, che semplicemente contiene la prolunga e la ciabatta per quando siamo in campeggio come in questa giornata. Grande novità è qua sotto questa batteria, guardate, abbiamo una batteria servizi messa qua sotto, una power station, vedete già qua è accesa al 66%, cavo in ingresso, cavo in uscita, adesso abbiamo mantenuto semplicemente la 12 volt per il frigo. Ricarichiamo in movimento con questa presa a 12 volt della macchina. È una piccola batteria servizi, vi dicevo, EB3A di Bluetti, 268 Wh, molto interessante, con 600 Watt, espandibile diciamo con un picco a 1200, ma comunque 600 Watt continui. È anche molto comoda perché in generale, a parte quando ad esempio banalmente ci fermiamo e abbiamo il frigorifero e parte la batteria e lo ricarica, però in generale ecco, sì, è sempre utile avere un po' di corrente anche quando non sei qua nei campeggi è molto comodo. E poi qua sopra la conoscete, esatto, la nostra Thule Tepui Kukenam 3 qua sopra. Facciamo vedere anche l'interno. Esatto, stasera andiamo a dormire, vi portiamo con noi a fare la nanna. E qua la sacca delle scarpe, in modo che abbiamo le scarpe sospese, sempre impermeabili. Qui abbiamo temperatura e umidità. Intanto che qua è quasi pronto per la colazione, vi facciamo vedere quest'altra stufettina elettrica, ceramica dentro, si scalda la ceramica. Poco. Esatto, sono 300 watt, molto bello, perché per la sì, sera. sì, scalda. Sì, molto. Pronto! Nel frattempo si è scaldata l'acqua, quindi versiamo e poi versiamo lui il caffè, io il cappuccino. Esatto, a me piace questo espresso Nescafè solubile forte. Invece lei c'ha il cappuccino in polvere. Bene, esatto. Nel frattempo si sta scaldando un po' l'ambiente, quindi abbiamo cominciato a scoperchiare questo lato. È ancora chiuso per ora, ma poi insomma durante la giornata è molto facile. Si tira su, si ribalta sopra al tettuccio qua del tendalino e entra un po' d'aria. Perché poi in questa stagione, in questi posti, insomma, questa stufetta è molto d'aiuto. Sì, perché a un certo punto fa caldo, poi freddo, eccetera, all'improvviso, quindi è molto utile. Esatto, la notte soprattutto meglio stare qua dentro al calduccio. Sì. Un'altra piccola novità è questo sgabellino che io uso come poggiapiedi, in realtà ci si può sedere. Guardate il mio, quando veramente... chiuso, è veramente piccolo, sottile, sì, fantastico. È molto comodo, sì, perché lo puoi mettere ovunque, poi in realtà è una sedia, cioè ti sì, si puoi sedere, esatto, molto comoda. Adesso facciamo colazione. Abbiamo preso le brioche alla crema qua al campeggio perché si potevano prenotare, non abbiamo resistito. Ok, sicuramente non è un van, ma vi dà la comodità di prendere e partire. La macchina è sempre pronta, tutta organizzata, vedete ci sono un sacco di comfort e poi insomma basta portarsi la propria valigia e si va. E ora è arrivato il momento del pranzo. Sono famissima. E quando è arrivato il momento del pranzo vuol dire che è arrivato il momento della griglia. Questo è un bel barbecue, l'abbiamo messo là dietro in macchina, qua c'è veramente molto bene. E mangeremo un po' di manzo e un po' di pollo. Per farlo dobbiamo riempire un pochino di acqua. Intanto vi faccio vedere qua che vabbè, è molto comodo, vedete abbiamo anche impostato a 600 ml oppure in maniera continuativa, comunque 600 ml per noi bastano, perché poi bisogna metterli all'interno del barbecue. Vedete, vabbè, si riempie chiaramente là sotto un pochino di acqua, così il grasso finisce lì dentro. Sistema molto comodo della Camping Guts, l'abbiamo provato varie volte e griglia veramente bene, un buon risultato con tutti i tipi di carne. Ma non fa solo la carne, perché fa anche la pizza. Non l'abbiamo ancora provato, ma fra un paio di giorni lo proveremo. Un'altra miglioria che poi vi facciamo vedere stasera accesa è questa luce tirata con 2 corde. È una luce per armadi, ma è USB, si ricarica, molto interessante. Poi con la luce vi facciamo vedere, ma è anche magnetica, che abbiamo posizionato in questo punto, così quando la dobbiamo riporre è molto comoda e in generale per il bagagliaio nel caso c'è una luce aggiuntiva. E quindi il nostro frigoriferino 7 litri, qua dentro c'è un po' di roba, adesso mangiamo. E ora prendiamo degli attrezzi per il barbecue e anche i nostri bellissimi piatti. Ed eccoci qua con la carne appena messa sul barbecue. Ed eccola qua, guardate che bella bistecca. Sono anche le poi, pannocchie. sì, pannocchie. Questo Camping Guts fa veramente buone le cose, poi si possono fare tanti piatti diversi. E adesso un po' di pollo, guardate come viene bene. Questo si fa con questo attrezzino qui che non è solo una wok, si ribalta e diventa il forno, quello che lei diceva che useremo per la pizza. Esatto, fra poco lo vedrete su YouTube.
Comunque un po' il bello del campeggio e di stare appunto all'aria aperta è lo stare all'aria aperta. Infatti dopo mangiato siamo qua e ci stiamo rilassando, e intanto volevo dirvi che ovviamente rispetto a un van ha un po' di negatività, no? Non potete fare la libera, o meglio la potete anche fare in verità se vi sentite sicuri. Certo è un po' diverso, non c'è una serratura, vi salgono facilmente là sopra, ma ho visto farlo, quindi se siete avventurosi e volete farlo nessun problema, c'è anche la batteria servizi che tiene abbastanza. Però la differenza sta un po' nella compattezza. L'idea era proprio avere una macchina camperizzata con soltanto la tenda da tetto, quindi stiamo entro i 2,10 m, siamo abbastanza agili da passare nei parcheggi sotterranei senza avere nulla a vista. Nell'altro video avete visto che richiusa è una macchina normale con una tenda sopra, liberi i sedili dietro, pianale abbassato, quindi è tutto molto compatto. Poi un pochino, track, arrivi, apri tutto quanto e diventa comunque una casetta viaggiante abbastanza confortevole. E con un po' di organizzazione sono tante le migliorie che si possono fare. Questo ve l'avevo fatto vedere, velcro, e abbiamo il rotolo di Scottex. Questo vano dove normalmente c'è sopra il lavandino è appunto un altro vano di stivaggio con un sacco di cose che possono essere utili, ma non l'avete visto probabilmente l'altra volta. Qua ci sono dei vani di stivaggio interni, qua ad esempio c'è la pala. Qui sotto attrezzatura della Dacia, e poi qua abbiamo coltellini svizzeri, qui sotto c'è un'altra torcia, vabbè, il martello, la corda, sotto ancora i picchetti, e poi guardate qui, questa è un'altra piccola lucetta da armadi. Ho messo sopra il velcro e poi la andiamo a posizionare proprio qua, cioè basta metterla qui, vedete, sta su. E stasera poi, quando vi farò vedere tutta la parte di luci, che è secondo me molto interessante, vi mostro qualcosa proprio per farvi capire come funziona. Infatti ad esempio il bagagliaio ha le sue luci, ma ha una lucetta che dopo poco si spegne giustamente, se no vi muore la batteria. Questi attrezzi, insomma, luci aggiuntive, cose in giro, sono pensate dopo un po' di giretti con l'auto camperizzata e vi possono aiutare in quelle piccole cose. Normalmente qua sotto, visto che abbiamo tutta la parte di stivaggio, ci aiutano per ritrovare le cose al buio. E ragazzi, finalmente è sera e guardate cosa faccio. Opla, basta cliccare questa cosina touch, questa luce, e abbiamo una bellissima luce che illumina perfettamente tutto questo vano, che per noi è un po' il vano dispensa cucina. E perché stasera guardate chi c'è, Bud Spencer, mangiamo i fagioli. E come promesso vi faccio vedere anche questa, sempre touch e luce fu. Vedete, abbiamo la nostra zona, eccoli qua di nuovo. Buonissimi. Adesso li prepariamo, questo mega panino. È bello così, no? Rillumina veramente, veramente bene questa luce. L'abbiamo trovata alla Leroy Merlin, una classica luce per armadi. Caricabile. Sì, dicevo prima, alla fine è anche magnetica, quindi volendo uno la può anche incollare, mettere da altri punti. Beh, comunque, basta parlare, adesso mangiamo. Mangia. Eccoli qua i fagioli, abbiamo messi nella pentola, adesso li scaldiamo e Sono poi buonissimi. sì, molto Non buoni. vedo l'ora. E intanto che aspettiamo, abbiamo spento quella luce perché c'è questa, guardate, ci sono tutte le lucine che fanno il giro. Adesso Bella calda. sì, poi adesso vi porto fuori, al di là del fatto che è proprio carino stare Sì. qua sotto con la luce soffusa, poi magari uno si legge il Romantico libro, anche. sì, e c'ha sempre il suo libretto da leggere, poi insomma, queste robe qua. Non è sempre lo stesso, cavolo. Esatto, però poi adesso vi porto fuori e vi faccio vedere che carino che è. Guardate che bellino questo setup, lei là dentro. E vedete tutte le lucine attorno, molto carino, insomma, dà quel tocco in più al nostro setup, là sopra la nostra casetta. Ovviamente tra un pochino saliremo e vi facciamo vedere gli interni perché insomma merita, c'è veramente molto spazio. E sono pronti! Adesso si mangia. Come da tradizione, un po' di scarpetta. Buonissimi. Abbiamo mangiato, lei ha lavato i piatti e adesso si legge il suo libro in tutte queste lucine che fanno un po' atmosfera. E ora siamo pronti per dormire, basta fare questa scala e salire qua sopra. Ed eccoci qua, questi sono i nostri sacchi a pelo, la nostra tenda gigante. Vedete? Alta. Qua è molto alto, Sì. al pezzo più in alto ci si sta molto comodi.
La tenda ha anche queste comode taschine in giro e poi ci sono le classiche prese d'aria. In realtà poi tutto questo pezzo qua è scoperchiabile, adesso c'è su l'antipioggia. Esatto, ora non si può perché ancora fa freddo, siamo tutti chiusi qua dentro, però appunto è tutta scoperchiabile, interessante perché c'è 1, 2, 3, 4 finestrone con queste finestrone in alto per appunto vedere le stelle, areare la stanza, insomma così. Esatto. Bene ragazzi, questo video è finito, vi abbiamo portato un po' alla scoperta della nostra Dacia Duster camperizzata, la nostra tenda, insomma tutte le cose che ci permettono di partire quando vogliamo. Se il video vi è piaciuto ricordatevi di mettere like Iscrivetevi al canale. Alla prossima! Ciao.